Dalla Firenze degli anni '80, tra fumo di sigarette e sonorità taglienti, emerse un nome, più malinconico, intimo e lacerante di ogni altro: i Diaframma. Mentre in Inghilterra il post-punk e la new wave stavano già segnando un'intera generazione, i Diaframma hanno avuto il coraggio di portare quel suono e quella sensibilità in Italia, diventando veri e propri pionieri. Non hanno semplicemente suonato canzoni, hanno dipinto affreschi sonori di alienazione, amore perduto e dolore esistenziale, con testi che scavano nell'anima e melodie capaci di spezzare il cuore. Hanno osato affrontare i propri demoni in musica, diventando una colonna portante di un genere, il New Wave fiorentino, che ha segnato un'intera generazione. Questa è la testimonianza di una band leggendaria che ha trasformato la sua sofferenza in un'eredità eterna, un monito, un capolavoro. Questa è la storia dei Diaframma. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia di oggi comincia alla fine degli anni '70, quando il chitarrista Federico Fiumani, influenzato dal punk britannico, forma con i suoi compagni di liceo Gianni Cicchi, batterista, e Salvatore Susini, il bassista, i CFS. Il nome rappresenta l'iniziale dei cognomi dei tre componenti. Il gruppo suona cover di band punk e sporadiche produzioni proprie, esibendosi tra feste scolastiche e piccoli locali fiorentini. Nel 1980, dopo la sostituzione di Salvatore Susini con Leandro Chicchi, il gruppo cambia nome in Diaframma, ispirandosi all'omonimo componente della macchina fotografica. Nel 1981 conoscono Nicola Vannini e gli propongono di entrare in gruppo come cantante. Il loro suono si distinse fin da subito. Non erano solo punk, erano più melodici, più cupi, intrisi di influenze che andavano dal post-punk britannico dei Joy Division e dei Bauhaus alla malinconia dei Cure. Ma il vero segreto, e forse anche la loro forza, risiedeva nelle liriche di Fiumani, di una brutalità disarmante, che affrontavano apertamente la solitudine, la fragilità dei rapporti umani e l'angoscia esistenziale. Nel 1982 pubblicarono il loro primo 45 giri, Pioggia, un brano che mostrava già il loro sound distintivo, oscuro, potente. I testi delineavano già la loro linea musicale malinconica, come evidenziato dai versi della canzone La vita si spegne tra le gocce di pioggia. Questo singolo, insieme a Circuito Chiuso del 1982 e l'EP Altrove del 1983, ricevette recensioni entusiastiche sulle riviste di settore. Questo successo iniziale portò a inviti per esibizioni fuori Firenze e a un rapido esaurimento delle 1500 copie del singolo. Anche l'EP Altrove oggi è considerato un prezioso oggetto da collezione. Nel dicembre del 1983 il gruppo estromette Nicola Vannini, poco prima delle registrazioni dell'album Siberia, per inserire come nuovo cantante Miro Sassolini. Con l'album d'esordio Siberia del 1984 i Diaframma misero il primo vero sigillo nella storia della musica italiana. Siberia non è solo un disco, è un manifesto di un'epoca, un capolavoro di fredda bellezza e disperazione. Il brano omonimo divenne un inno per la generazione post-punk, con le sue atmosfere glaciali e il suo testo che parla di un amore ormai perduto e lontano. A tal proposito, Fiumani ha spesso ricordato il contesto in cui è nato quel disco, dicendo: "Quando è uscito, erano anni in cui in Italia un certo tipo di musica non si faceva, e ce n'era un estremo bisogno. La new wave anglosassone con liriche in italiano. Questo fattore di novità è stato riconosciuto anche a posteriori. Infatti Siberia è oggi considerato uno dei maggiori artefatti del rock italiano, vendendo oltre 10.000 copie, un risultato notevole per una produzione indipendente dell'epoca. Fu addirittura successivamente classificato da Rolling Stone come il 7° album italiano più bello di sempre. Dopo il capolavoro Siberia, nel 1985
esce l'EP Amsterdam, in cui l'omonima canzone tratta da Siberia viene riarrangiata in una nuova versione, incisa con i compagni di etichetta Litfiba e cantata da Piero Pelù e Miro Sassolini. Nel lato B trovano posto Elena e Ultimo Boulevard, brani incisi dai soli Diaframma con Francesco Magnelli alle tastiere. Poco dopo la pubblicazione dell'EP escono dal gruppo i fratelli Chicchi, rimpiazzati al basso da Leandro Braccini e alla batteria da Alessandro Raimondi. Con questa formazione il gruppo finisce la tournée di Siberia ed entra in studio nell'aprile del 1986 per registrare il singolo Io ho in mente te, cover del brano dell'Equipe 84. Nel 1986, con la New Wave che iniziava a declinare, i Diaframma pubblicano 3 volte Lacrime. Questo secondo album si presentava più eclettico e maturo, con melodie più solari e arrangiamenti meno tenebrosi rispetto al precedente. Nonostante non abbia avuto lo stesso impatto immediato o la stessa considerazione critica di Siberia, è considerato da alcuni il miglior album dei Diaframma, capace di sviluppare pienamente le intuizioni iniziali e definire un progetto di nuova canzone d'autore rock. Questa capacità di adattamento ha permesso ai Diaframma di trascendere la natura effimera delle tendenze di genere. Questa lungimiranza, unita alla crescente centralità di Fiumani, ha permesso loro di mantenere l'integrità artistica e un seguito dedicato anche quando la scena New Wave iniziale svaniva, dimostrando la loro capacità di evolvere senza compromettere la loro identità fondamentale. Nel 1988 uscì Box, autoprodotto dalla Diaframma Records dopo la rottura con Ira Record. Box è un album che la band stessa ha definito difficile, ma denso di significati, esplorando temi di lotta, amore e infanzia, attraverso la metafora della box. Sebbene alcuni fan storici non abbiano digerito la svolta stilistica e la successiva presa di coscienza di Fiumani come Deus ex machina della band, è un disco fondamentale che preannuncia il suo ruolo dominante. Il brano Caldo è particolarmente significativo, essendo la prima volta in cui si sente la voce di Fiumani. Il disco, che originariamente doveva essere prodotto da Mauro Sabbione, purtroppo non riscontrò il successo di pubblico e critica sperati, e nel dicembre del 1988 Federico Fiumani e Miro Sassolini decretano lo scioglimento del gruppo. Fiumani, in un'intervista, ha descritto quel momento come inevitabile. All'epoca la situazione era ormai insostenibile, troppe divergenze musicali e personali. Questo scioglimento segnò anche l'uscita definitiva di Miro Sassolini, la cui voce profonda, calda e drammatica aveva caratterizzato il primo periodo della band. Nel 1989 Fiumani rimise insieme Diaframma, prendendo nuovi componenti e dando inizio a quella che si può definire la fase 2 della band, dove lui, in un ruolo di leader indiscusso, ne divenne anche il frontman. Questa instabilità, se da un lato creava tensioni, dall'altro permetteva a Fiumani di esplorare nuove direzioni musicali, con collaborazioni che spaziavano dal rock più aggressivo a sonorità più eteree e acustiche. La band ritorna nel 1989 con l'EP Gennaio, un pezzo bellissimo, capace di descrivere alla perfezione quella sensazione di profonda malinconia e solitudine che spesso accomuna i giovani e che ha reso la band un punto di riferimento per intere generazioni. Dagli anni 90 la discografia dei Diaframma sotto la guida vocale di Fiumani è stata prolifica e stilisticamente varia. Album come In perfetta solitudine del 1990, Anni luce del 1992, Il ritorno dei desideri del 1994 e Sesso e violenza del 1996 hanno continuato a esplorare atmosfere rock, pur con alti e bassi nella ricezione critica. Arrivando agli anni 2000, Il futuro sorride a quelli come noi del 2001 ha visto un ritorno alle sonorità new wave degli anni 80, dimostrando la loro capacità di rivisitare le proprie radici. Album più recenti includono Niente di serio del 2012, Preso nel vortice del 2013, L'Abisso del 2018 e Ora del 2022.
che continuano a mostrare un'attività creativa costante e una capacità di mantenere il carattere e il tiro dei loro pezzi storici. Nel 2016 hanno riproposto Siberia Reloaded, il loro album iconico, con la voce di Fiumani, consolidando la sua centralità e riaffermando la rilevanza del loro passato. I Diaframma sono una band che si vive principalmente dal vivo, dove l'energia e l'intensità delle loro canzoni raggiungono il loro massimo splendore, creando un legame indissolubile con il pubblico. Con tour costanti, la loro musica continua a raggiungere nuove generazioni, dimostrando che l'urgenza e la sincerità del loro messaggio sono più attuali che mai. I Diaframma non sono stati solo una band, ma un pilastro della New Wave italiana, un movimento che ha visto nascere altre formazioni storiche, come i Litfiba, i De Novo e i Neon. Insieme a loro hanno contribuito a creare un genere che non si limitava a replicare modelli stranieri, ma li reinterpretava con una sensibilità e una lirica profondamente italiane. La loro musica ha segnato un'intera generazione e ha aperto la strada a un mondo diverso di fare rock nel nostro paese, dimostrando che era possibile essere innovativi, malinconici e intellettuali, pur mantenendo un'anima punk e rock. Hanno forgiato un ponte unico tra il post-punk e il cantautorato, creando un suono che era allo stesso tempo brutalmente onesto e sorprendentemente poetico. Le liriche di Federico Fiumani, che esploravano senza filtri temi come la solitudine, la perdita e l'alienazione, hanno influenzato innumerevoli band che hanno attinto dalla loro miscela di pesantezza emotiva e vulnerabilità sonora. Sono stati pionieri nel portare la malinconia e l'introspezione tipiche del rock alternativo in Italia, creando un sottogenere proprio che ha segnato un'intera generazione di musicisti e ascoltatori. La loro musica è un testamento alla capacità umana di trovare bellezza e forza anche nelle esperienze più oscure. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.